Buongiorno ragazzi, insieme a Sofì, la mia simpatica gattona, che per la verità si sta già ribellando, portiamo avanti l'ultima lezione sul ciclo di Socrate, d'accordo? Sulla filosofia, sulla vita, sul significato di Socrate. Abbiamo visto che Socrate, dopo la sua morte, suscita la fondazione di molte scuole, ha moltissimi allievi, e noi consideriamo la scuola principale quella di Platone. Platone sarebbe stato il vero allievo di Socrate, quello che le ha capito meglio, quello che comunque sviluppa a partire da Socrate un contenuto positivo, un contenuto ottimistico, un contenuto idealistico e così via. Platone riempie di contenuti, diciamo così, la dialettica socratica. E però il fatto che Platone sia il migliore interprete di Socrate, l'abbiamo già detto molte volte nelle lezioni precedenti, è una questione assolutamente convenzionale. Nella storia della filosofia si è deciso che Socrate sia il più importante discepolo di Platone, che gli altri discepoli siano meno importanti. Di Socrate sono state conservate tutte le opere e di conseguenza invece altri discepoli, appunto considerati minori, fondatori, esponenti delle scuole socratiche minori, invece di loro abbiamo soltanto pochi frammenti, sono stati negletti, sono stati comunque minimizzati a tutti i costi. Ma questa è soltanto una convenzione. I sistemi idealistici e ottimistici dell'antichità classica, come quelli di Platone e di Aristotele, che danno una certa interpretazione di Socrate, sono quelli che hanno avuto più successo nella storia della filosofia, perché sono quelli più graditi al potere politico, d'accordo? La filosofia di Platone, l'interpretazione platonica di Socrate, ottimistica, finalistica, idealistica, sarà poi accettata dal cristianesimo, d'accordo? Sarà poi in maniera comunque un po' snaturata, Platone sarà adattato al cristianesimo. Sant'Agostino era un neoplatonico, moltissimi padri della Chiesa e intellettuali tra i primi autori cristiani importanti del tardo antico sono neoplatonici convertiti e quindi in qualche modo sviluppano anche la dottrina cristiana secondo il filone della filosofia platonica. Sofì si sta ribellando, quindi la lasciamo libera, le facciamo fare un bel saltone. Salta, ok, bel salto Sofì. E quindi capite, in realtà noi potremmo benissimo pensare che abbiano ragione gli esponenti delle scuole socratiche cosiddette minori. Comunque rappresentano un altro tipo, l'abbiamo già detto nelle precedenti video lezioni, un altro modo di interpretare Socrate, opposto rispetto a quello di Platone, un contraltare, un'interpretazione proprio antagonista, alternativa rispetto a quella, diciamo, maggiormente accettata, di maggior fortuna, quella di Platone. Abbiamo già detto in passato che queste scuole socratiche minori vedono Socrate in qualche modo come uno scettico, come un critico che distrugge senza costruire, senza avere, a differenza di quello che dice Platone, senza sviluppare un contenuto preciso e ottimistico e morale del suo pensiero. Anzi, molti di questi esponenti dei socratici minori, delle scuole socratiche minori, pensano che Socrate non abbia neppure un contenuto di pensiero, d'accordo? Che si sia limitato a criticare il pensiero degli altri, quindi enfatizzano proprio l'aspetto confutatorio, negativo, distruttivo di Socrate, evidenziano in Socrate l'aspetto dell'ironia, l'aspetto dell'ignoranza socratica, sostengono che Platone non abbia mai voluto insegnare niente, alcun contenuto specifico, tantomeno abbia voluto insegnare la virtù, tantomeno pensasse che esistesse una virtù oggettiva, eterna, immutabile e così via. Loro negano di Socrate persino l'aspetto dialettico. Secondo loro Socrate, se ha insegnato qualcosa, non l'ha fatto assolutamente attraverso il discorso attraverso la dialettica, attraverso il discorso razionale. Queste scuole socratiche minori negano addirittura la razionalità di Socrate, d'accordo? Pensano addirittura che Socrate abbia negato la possibilità di ogni forma di comunicazione.
sarebbe stato critico anche nei confronti del linguaggio, della possibilità del linguaggio di esprimere qualunque tipo di pensiero complesso o qualunque tipo di conoscenza. Che Socrate sia stato uno scettico, infatti molte di queste scuole socratiche minori somigliano a quella che sarà lo scetticismo in età ellenistica, non ammettendo alcun tipo di comunicazione. Molti di questi socratici minori pensano che Socrate non abbia pensato neppure alla possibilità di fare politica, d'accordo? Di insegnare qualcosa in politica, d'accordo? E quindi loro negano il moralismo di Socrate, negano che Socrate abbia, attenzione, definito la virtù, che per Socrate, ricordate, la virtù è una serenità interiore, no? La virtù è automaticamente la felicità, l'eudaimonia, la serenità interiore. Negano che Socrate abbia fatto derivare la virtù dal sapere, perché negano che Socrate abbia avuto alcun sapere, abbia voluto insegnare alcun sapere. Pensano che Socrate al contrario abbia insegnato che non si può arrivare a nessun tipo di conoscenza. Quindi vedete un'interpretazione di Socrate completamente opposta rispetto a quella di Platone, un'interpretazione non razionale, ma un'interpretazione pessimistica, un'interpretazione anche molto individualistica, d'accordo? Un'interpretazione molto individualistica. Abbiamo la scuola cinica, è la prima che vediamo, la scuola cinica, poi le altre due, perché sono tre le cosiddette scuole socratiche minori, sono la scuola cirenaica e la scuola megarica. Il fondatore della scuola cinica è Antistene di Atene. Ho già scritto sulla lavagna alcuni elementi fondamentali di questa lezione. Antistene di Atene, che vive dal 444 al 365. Cosa succede? Dopo la morte di Socrate, alcuni dei suoi discepoli si allontanarono da Atene per paura di ritorsioni, per paura che dopo aver ucciso Socrate il regime democratico se la prendesse anche con i suoi discepoli, e quindi Antistene se ne va a Megara, oppure Megara, un'isoletta vicino ad Atene, pronunciate come volete, insieme a Euclide di Megara, cioè viene ospitato nell'appartamento di Megara di Euclide. Proprio per questo Euclide fonderà un'altra scuola socratica minore di cui parleremo dopo, che è quella megarica, non perché Euclide fosse di Megara, ma perché in realtà si spostò, cioè andò in esilio, d'accordo, a Megara o Megare. Antistene viene ospitato da Euclide e Antistene fonda la scuola cinica. Dopo pochi anni questi personaggi tornano ad Atene e Antistene fonda la sua scuola, che viene chiamata Cinosarge, cioè aveva una sede fisica ad Atene. Questa scuola viene chiamata Cinosarge, che vuol dire cane bianco oppure cane agile, veloce, d'accordo? In ogni caso la scuola cinica, d'accordo? Cane veloce ha ovviamente la scuola cinica come tipologia quella di cane, kyunos in greco. Sapete che cino, per esempio cinofilo, un amico del cane, cino significa cane dal greco, ma il cane verrà anche a significare il tipo di vita portata avanti dai cinici, che è un vivere come i cani, d'accordo? Come adesso vedremo. E attenzione, Antistene era stato allievo di Socrate, però era stato allievo anche di Gorgia, e quindi ovviamente le sue idee danno un'interpretazione sofistica di Socrate, tipico di tutte le scuole socratiche minori, quello di vedere Socrate come un sofista, quello di vedere in Socrate moltissime affinità come i sofisti, mentre, come abbiamo visto, Platone divide, distingue, considera avversari Socrate da una parte e i sofisti dall'altra. Allora, sviluppando quella che era la teoria dei discorsi doppi, dei dissoi logoi da parte dei sofisti, Antistene diceva che
per ogni opinione si poteva dimostrare la verità e la falsità, cioè per ogni discorso, per ogni opinione si poteva dimostrare che quell'opinione, che quel logos fosse vero e contemporaneamente fosse falso, che fosse vero contemporaneamente X e il contrario di X, che noi chiamiamo meno X, e quindi attraverso il linguaggio, questa è la loro riflessione sul linguaggio, nessun tipo di conoscenza può essere trovata. Secondo loro Socrate diceva questo. Socrate non insegnava la virtù attraverso il linguaggio, ma attraverso l'esempio, d'accordo? Cioè Socrate avrebbe, come dice anche in fondo di lui Senofonte, Socrate non avrebbe avuto una dottrina sua propria, contestava le dottrine degli altri, ma non avrebbe avuto un contenuto di pensiero, anzi sosteneva che con il pensiero, con il linguaggio non si poteva dimostrare nessun tipo di verità, nessun tipo di dottrina, d'accordo? E avrebbe invece, sarebbe stato un maestro di morale esclusivamente con i suoi esempi di vita, nel disprezzare l'abbigliamento, nel disprezzare le convenzioni umane, nell'essere anticonformista, nel disprezzare le ricchezze, la gloria, il successo e i beni materiali, d'accordo? Avrebbe insegnato attraverso l'esempio, avrebbe insegnato attraverso la vita pratica, avrebbe insegnato attraverso il vivere, non attraverso lo speculare, il teorizzare, il filosofare, attraverso dei contenuti di pensiero, ma attraverso l'esempio. E quindi non si può dire niente attraverso il linguaggio, non si può comunicare. Cade proprio la dimensione intersoggettiva del linguaggio, cade ogni possibilità di insegnare una morale, ma anche di fare politica, di dire qualunque cosa su che cos'è giusto, qual è la legge giusta, qual è lo stato giusto e così via, d'accordo? E quindi secondo Aristotele un personaggio come Antistene, il fondatore della scuola cinica, avrebbe sostenuto che di fatto di ogni oggetto si può dire soltanto qualcosa di tautologico, dire che quell'oggetto è quell'oggetto senza metterlo in relazione con nessun altro. Per esempio, se io ho da fronte a me un tavolo, lo chiamo convenzionalmente tavolo, di quel tavolo posso dire soltanto che questo tavolo è un tavolo, d'accordo? Questo davanti a me è un tavolo, anche quell'altro che gli somiglia è un tavolo. Questo è già troppo, d'accordo? Secondo Antistene, ma lui non ammette niente oltre questo, cioè che ci possa essere una classi di oggetti che si somigliano a cui tu puoi dare lo stesso nome, d'accordo? Cioè tu non puoi dire altro che tautologicamente questa cosa è questa cosa, d'accordo? Questo è un tavolo, questo tavolo è un tavolo, ok? Non puoi dire in nessun modo, per esempio, questo tavolo è verde, perché stai collegando più termini e secondo Antistene questo non si può fare, non si può creare nessun tipo di discorso, nessun tipo di proposizione, nessun tipo di ragionamento. Puoi dire soltanto che questo tavolo è un tavolo e quel verde è un verde, non potrai mai dire che un tavolo è verde. Quindi tutti i discorsi sono in realtà impossibili da farsi. Quindi la morale non ha nulla a che fare con la razionalità, con il discorso, la morale è soltanto un insieme di esempi, la felicità, la morale porta alla felicità, la libertà, d'accordo? La libertà, la morale, la felicità stanno, secondo Antistene e i suoi discepoli, nel liberarsi di ciò che non è necessario, come faceva Socrate. Si diventa felice, si diventa liberi, liberando proprio evitando gli impacci della proprietà, degli oggetti, delle preoccupazioni che ti danno tutte le cose che non sono necessarie. Per cui loro scelgono un tipo di etica, un tipo di vita che è una vita di rinuncia, una vita di ascesi, ok? Rinuncia ai piaceri, alle comodità, agli oggetti, a qualunque cosa, d'accordo? Vivere come dei cani, liberandosi di tutto il superfluo, cercando di considerare
quasi tutte le cose che esistono come cose superflue. Per loro la sapienza non è una cosa razionale affidata ai discorsi o alle dimostrazioni, la sapienza è soltanto una cosa pratica, la sapienza si ottiene non con la dialettica, con i discorsi, con la razionalità, la sapienza si ottiene attraverso l'esercizio, attraverso la fatica, quindi anche attraverso la sofferenza, d'accordo? Questo è l'unico tipo di sapienza. Un discepolo importante, famoso di Antistene è Diogene di Sinope, non so se vedete qui, un suo immediato discepolo che vive dal 413 al 423. Diogene di Sinope dice che non bisogna parlare, non bisogna discutere, non bisogna entrare in contatto con gli altri, bisogna vivere in maniera isolata, possedendo soltanto il necessario, assolutamente non occupandosi di niente se non della propria sopravvivenza biologica. Quindi anche la famiglia, la comunità, qualunque tipo di relazione umana vengono rifiutati da Diogene, che quindi porta alle estreme conseguenze, capite, le idee del fondatore della scuola, cioè di Antistene. Ci sono molti aneddoti famosi su Diogene. Uno, il più famoso, lo conoscono un po' tutti, il fatto che Diogene andò a vivere in una botte, considerando inutile vivere in una casa, considerando troppo faticoso, troppo complesso vivere in una casa. Si può dormire anche in una botte. Rifiutava le donne, rifiutava la famiglia. Secondo un altro aneddoto famoso, le cortigiane, tra cui una famosa Frine, che si facevano pagare da tutti, soltanto con Diogene facevano sesso gratuitamente, che vi devo dire. E quindi, secondo un altro aneddoto famoso, appunto, Diogene avrebbe vissuto in una botte possedendo solo un mantello e una ciotola per prendere l'acqua da bere, ma avrebbe visto ad un certo punto un ragazzino che prende l'acqua, che mette l'acqua nel cavo delle mani, la beve direttamente dalle mani. Allora Diogene avrebbe gettato via la ciotola dicendo: ah, quel ragazzino mi ha dato una lezione, non sapevo di possedere ancora qualcosa di superfluo. E quindi il cinico vive praticamente per strada come un senzatetto, del tutto trasandato, del tutto povero, disprezzando qualunque bene materiale e contestando qualunque tipo di vita associata, di vita sociale. Altri discepoli più tardivi di Antistene e di Diogene sono per esempio Cratete e sua moglie Ipparchia. Questo è significativo, quindi i cinici in qualche modo accettavano anche le donne come filosofe, mentre la maggior parte delle scuole filosofiche dell'antichità non lo facevano. Oppure Bione, oppure Melanippo di Gadara, un altro cinico famoso, oppure altri che non vi nomino neanche, che inventarono il genere letterario della diatriba. La diatriba non è un dialogo, ma è praticamente la diatriba è una sorta di invettiva aspra, dura, molto polemica, d'accordo? In cui si esprime il diritto all'individualità, all'individualismo, il rifiuto di tutte le convenzioni sociali. All'interno della diatriba e di questo forte individualismo e anticonformismo dei cinici si possono trovare anche degli aspetti che potrebbero essere considerati positivi. Abbiamo visto, per i cinici le donne devono essere trattate come gli uomini, non erano nazionalisti, erano assolutamente cosmopoliti, e quindi in loro l'individualismo si accoppia all'idea di uguaglianza di tutti gli uomini, di nazionalismo, di rifiuto, come tutte le convenzioni sociali, di rifiuto anche, come le altre convenzioni sociali, di rifiuto anche nei confronti della patria, del nazionalismo e così via. E in questo senso ovviamente sono dei veri anticipatori dell'individualismo e col connesso cosmopolitismo che sarà tipico delle filosofie ellenistiche. Parliamo adesso velocemente dei Cirenaici, la seconda delle tre scuole
cosiddette socratiche minori, viene fondata da Aristippo. Aristippo nasce a Cirene nel 435 a.C., per questo la scuola si chiama Cirenaica, perché il fondatore Aristippo viene dalla città di Cirene. Nel 416 lui si sposta ad Atene e ovviamente conosce Socrate, di cui però non sarà un immediato discepolo, non sarà propriamente un discepolo, anche se da Socrate appunto erediterà alcuni insegnamenti nella stessa ottica della scuola cinica. Infatti i cirenaici sono abbastanza simili ai cinici, però con alcune significative differenze. Aristippo morirà poi intorno al 360-355 dopo essere stato più volte, aver soggiornato più volte presso la corte di Dionisio o Dionigi, che dir si voglia, di Siracusa, il tiranno di Siracusa, con cui avrà a che fare, come vedremo molto, anche Platone. Le fonti, le testimonianze sono molto scarse. Abbiamo visto di queste scuole socratiche minori non ci sono state conservate, copiate integralmente le opere, abbiamo soltanto pochi frammenti e testimonianze anche dubbie. E quindi in realtà qual era la dottrina di Aristippo, che poi ebbe dei successori, tra cui anche suo figlio, d'accordo, Aristippo il giovane. Aristippo e i cirenaici condividevano la visione dei cinici che abbiamo visto, che possiamo chiamare autarchia, d'accordo? Autarchia nel senso autarcheia in greco, cioè autosufficienza, d'accordo? L'autosufficienza dalle cose, però c'è una differenza fondamentale. Mentre abbiamo visto prima i cinici pensavano di arrivare all'indipendenza dalle cose, eliminando tutte le cose, il più possibile le cose, gli oggetti, le convenzioni sociali, tutto ciò che non è necessario, d'accordo? Non è necessario, cioè dominare le cose, dicevano i cinici, liberandosi delle cose. I cirenaici non sono molto d'accordo. I cirenaici pensano che si possa raggiungere un'autarchia, cioè un dominio delle cose, facendo una vita che loro chiamano proprio una vita di medietà. Questa è una tipica parola delle prime fasi della scuola cirenaica, una vita di medietà, rinchiudendosi in se stessi, rifiutando le relazioni sociali, rifiutando il dibattito, rifiutando la politica, rifiutando la conoscenza, esattamente come, ricordate, come nello scetticismo, nelle idee che avevano i cinici. Però i cirenaici, a differenza dei cinici, non prevedevano il loro eroismo morale, la sofferenza, la fatica, d'accordo, per raggiungere l'autosufficienza morale, la felicità lontana dal contatto, dalle cose, dalle istituzioni. Loro dicevano che non era assolutamente necessario vivere in povertà, trasandati, in mezzo a una strada, privi di tutto, bisognava vivere a casa propria avendo soltanto i beni necessari, d'accordo? Avendo soltanto i beni necessari, quindi fare una vita di medietà, ma non significa fare una vita di povertà, di rinuncia, è una sorta di ascesi eroica come quella dei cinici, d'accordo? I cirenaici preferiscono una strada mediana, fare una vita sobria, senza eccessi, ma neanche senza ridursi alla povertà, al disprezzo proprio totale degli oggetti, ok? Loro rifiutavano la famiglia, rifiutavano la politica, rifiutavano tutti i doveri civici, infatti amavano vivere come meteci in città straniere, d'accordo? Come meteci, capite? Gli stranieri che vivono in città di cui non hanno la cittadinanza e quindi non hanno nessun obbligo né militare né politico, non hanno nessun obbligo né nessuna funzione sociale, si rinchiudono in se stessi, nella propria abitazione. Ora, la caratteristica del cinismo è davvero l'edonismo. Il problema è che la filosofia edonistica, che viene di solito accoppiata
scusate, non al cinismo, no, dicevo alla scuola cirenaica, è l'edonismo, ma sembra che la dottrina dell'edonismo non sia presente nel fondatore della scuola, Aristippo di Cirene, ma forse in suo figlio Aristippo il Giovane oppure in discepoli più recenti. L'idea era quella del godimento individuale, del piacere senza alcuna finalità, del piacere immediato, colto soltanto a livello individuale, d'accordo? Loro avevano forse, dicono le fonti, una dottrina della conoscenza che riduceva la conoscenza a sensazione, alle sensazioni immediate. Ciò che bisognava perseguire nella vita era appunto l'attimo, l'immediatezza, ciò che è presente, cogliere il piacere corporeo quando è immediato, quando è presente, quando è momentaneo, d'accordo? Non pensare al passato, non pensare al futuro, pensare soltanto al piacere immediato, al piacere momentaneo. Il piacere non sta nel ricordo del passato, non sta nell'attesa di un piacere futuro, non sta nella fatica per procurarsi piaceri, ma cogliere ogni piacere immediato non appena si presenta, cogliere l'attimo, anche un piccolo piacere, l'importante è che sia immediatamente presente. Quindi una dottrina edonistica, individualistica, che nega ogni tipo di coesione sociale e di politica, esattamente come i cinici, così i cirenaici, d'accordo? Quindi la loro idea di vita esclude qualunque tipo di progetto duraturo, qualunque tipo di progetto a lungo termine, qualunque tipo di programmazione. Bisogna pensare soltanto al presente e accogliere ogni piacere che si presenta nell'immediatezza. Altri due esponenti molto importanti della scuola sono Egesia e Teodoro Lateo. Egesia veniva anche chiamato persuasore di morte, aveva una filosofia piuttosto singolare, in contrasto con quello che fondamentalmente era l'ottimismo individualistico ed edonistico dei cirenaici, per cui la vita valeva la pena di essere vissuta, purché ci si rinchiudesse nella dimensione individualistica e si godesse un piacere fisico. E invece Egesia diceva che la vita non meritava di essere vissuta e quindi predicava il suicidio. Scrisse anche un libro che si chiamava Sulla morte mediante il digiuno, spiegando come ci si potesse suicidarsi attraverso il digiuno. Quindi lui proponeva il suicidio. Il problema è che Egesia è vissuto fino a 90 anni, quindi è un po' contraddittorio questo fatto, senza mettere in pratica il suo insegnamento, perché evidentemente non si è suicidato, è vissuto a lungo. L'ultima cosa che diciamo è Teodoro Lateo. Teodoro Lateo era famoso proprio perché ateo, negava l'esistenza degli dei, da cui il soprannome, ma negava non solo l'esistenza degli dei, ma negava la validità, negava l'esistenza e la validità di tanti altri valori tradizionali, negava e disprezzava l'amicizia, l'amore, ma attenzione, negava anche l'amor di patria, d'accordo? L'amor di patria, il patriottismo. Questo è tipico, diciamo, della visione individualistica dei socratici minori. Negava anche la proprietà, era contrario alla proprietà privata. Quindi, in conclusione, i cirenaici, esattamente come i cinici che abbiamo visto prima, sono dei perfetti anticipatori dell'individualismo e soprattutto del cosmopolitismo, che saranno poi tipici delle successive scuole ellenistiche, soprattutto dell'epicureismo e dello stoicismo. Velocemente parliamo anche della terza scuola socratica cosiddetta minore, d'accordo, quella dei Megarici. Abbiamo già detto che viene fondata da Euclide,
Euclide di Megara oppure di Megara, un'isola vicino ad Atene, pronunciatela come volete, nasce probabilmente nel 450 oppure intorno al 450-445 avanti Cristo. In seguito non sappiamo assolutamente quando si recherà ad Atene, dove diventerà discepolo di Socrate. Platone nei suoi dialoghi nomina Euclide come uno dei discepoli di Socrate presenti alla sua morte, d'accordo? Quindi nel Fedone, nel dialogo Il Fedone. Euclide di Megara, come sapete, dopo la morte di Socrate, ospitò a casa sua a Megara Antistene e altri discepoli di Socrate che avevano paura di restare ad Atene dopo la condanna a morte di Socrate, e l'abbiamo già detto. Quindi muore più o meno nel 375. Di fatto Euclide è un discepolo di Socrate, da un'interpretazione molto singolare della filosofia socratica, ma anch'essa è in linea con l'interpretazione dei cinici e dei cirenaici, delle altre due scuole socratiche minori cosiddette che abbiamo visto prima. Esattamente come loro, personaggi come Euclide di Megara, il fondatore della scuola, o personaggi successivi, appunto io vi ho citato Diodoro Crono, l'autore di molti paradossi, perché magari ci sono famosi per i paradossi logico-linguistici, pensano che il linguaggio non possa avere alcuna funzione veritativa, non possa avere alcuna funzione che porti ad una conoscenza, tantomeno ad una conoscenza oggettiva, e che il pensiero, le idee, il dialogo, il linguaggio non portino assolutamente a niente, non si può conoscere niente, non si può neanche esprimere niente con il linguaggio, perché tutto ciò crea dei paradossi. Perché questo? Euclide di Megara riprende la teoria eleatica di Parmenide. Ricordate l'essere di Parmenide? Dice che l'essere di Parmenide è uno, come appunto diceva Parmenide, e viene negato in questo modo la divisibilità, la pluralità, è qualunque tipo di fenomeno di nascita, di morte, di trasformazione, di mutamento, va contro l'essere. Attenzione, Euclide identifica l'essere con la virtù. Vi ricordate che Socrate aveva dimostrato che la virtù è unica, è unitaria? Allora Euclide lo prende per buono. La virtù è unica. La virtù quindi si identifica con l'essere parmenideo. Non esistono diverse virtù. La virtù si identifica anche con il bene, no? Che secondo Socrate il bene è soltanto di un tipo ed è soltanto quello che corrisponde alla virtù e alla giustizia. Non possono esserci beni, attenzione, Socrate nega che può esistere un'esistenza del bene che non corrisponde alla verità, cioè all'essere, ma soprattutto che non possa esistere un bene che non corrisponde alla virtù. Ricordate l'ottimismo e l'intellettualismo socratico? Non è possibile essere buoni, ok, e non essere virtuosi. La virtù corrisponde, come abbiamo visto, al bene. E quindi Euclide qui trae dei paradossi, perché dice che queste cose sono caratterizzate dall'unicità, ok? Dall'unicità. E quindi qualunque tipo di pluralità di idee, ma anche di parole o anche di discorsi, è assolutamente inaccettabile e paradossale, d'accordo? L'essere uno corrisponde alla virtù che è unica, corrisponde al bene che è unico, sono strutture uniche, e quindi anche da un punto di vista ontologico, pensare che vi siano degli enti separati tra loro, come diceva Parmenide, è qualcosa di falso, di puramente opinabile, d'accordo? È solo un'opinione sbagliata della realtà, così come non è assolutamente possibile pensare che esistano differenti virtù, che esistano differenti beni, e quindi, essendo l'essere, la virtù e il bene uno solo, non solo non ci sono tanti enti, ma non ci possono neanche essere tanti pensieri, tanti ragionamenti o anche tante parole. Le parole
connesse in qualunque modo, qualsivoglia modo vengono connesse le parole in proposizioni, ragionamenti, creano dei paradossi. Qualunque proposizione, unione di parole, può essere dimostrato secondo Euclide come assurdo, può essere ridotto all'assurdo, perché la pluralità del pensiero, del ragionamento, delle idee o delle parole spezza l'unità dell'essere e quindi non può esistere. E quindi, d'accordo, il ragionamento oppure il linguaggio producono soltanto assurdità, producono soltanto degli esiti paradossali, danno soltanto un'illusione di verità rispetto a un'unicità dell'essere che non può essere assolutamente colta dalla pluralità delle parole e dalla molteplicità del linguaggio. Per dimostrare questo, molti dei discepoli di Euclide, cioè molti megarici successivi, tra cui vi cito soltanto Diodoro Crono, ma ce ne sono altri, inventarono i famosissimi paradossi logici, che sono delle invenzioni geniali che ancora adesso interessano e su cui si dibatte appunto all'interno della disciplina della logica. Paradossi sono delle proposizioni del tutto paradossali, cioè che creano dei controsensi. I più famosi dei paradossi tra i megarici sono il paradosso del mentitore oppure il paradosso del mucchio. Il paradosso del mentitore esiste in varie varianti. D'accordo, esiste in varie forme, ancora adesso è alla base di un'accanita discussione tra i cultori di logica, cioè i logici Diodoro Crono e altri megarici hanno questo grande merito, aver creato i famosi paradossi logici, proposizioni, frasi che non hanno alcun significato, che sono autocontradittorie, perché se accetti un'ipotesi sarà impossibile il seguito, se accetti l'altra ipotesi sarà impossibile quello che viene prima. Quindi frasi che sono assolutamente assurde, contraddittorie, insolubili dal punto di vista del pensiero e del linguaggio. Questi paradossi logici, ovviamente, dal punto di vista di Diodoro Crono e degli altri successivi allievi di Euclide, di Megara, dei successivi megarici del IV e del III secolo, vorrebbero dimostrare appunto che il linguaggio è assurdo, paradossale, non può denotare, in realtà descrivere alcun tipo di realtà. Ci occuperemo dei paradossi logici dei megarici, non adesso perché sarebbe troppo pesante, insomma, accoppiare queste cose a Socrate. Io volevo fare soltanto una breve rassegna delle scuole socratiche minori. Ce ne occuperemo quando parleremo della logica antica, d'accordo? Del sillogismo aristotelico, in particolare della logica degli stoici, perché siccome i paradossi logici comunque hanno molto a che fare, sono stati influenzati dalla logica degli stoici, parleremo dei famosi paradossi dei megarici di Diodoro Crono e altri in un successivo argomento quando parleremo della logica stoica, d'accordo? E quindi per il momento abbiamo terminato, queste sono le 3 scuole socratiche minori, abbiamo terminato definitivamente le nostre lezioni su Socrate. Non mi ricordo quante sono, spero di aver sviscerato, forse sono stato un po' prolisso, un po' ripetitivo, spero di aver sviscerato al meglio anche la vita, il significato, le interpretazioni su Socrate e il suo pensiero comunque difficile e enigmatico, dubbioso e comunque aperto. Nell'enigma Socrate, il fascino di Socrate. Ci vediamo nel prossimo ciclo di video lezioni e tratteremo un calibro veramente importante, un calibro da 90, cioè Platone, naturalmente. Platone è il più importante dei discepoli di Socrate. Ci vorranno credo molte video lezioni. Cercherò di spiegarvi al meglio Platone anche proprio andando nel dettaglio. Va bene, per ora vi ringrazio e arrivederci.